Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di dicembre 2022. Wow, abbiamo il diavolo. Amici del Toro, periodo può essere, non è detto, periodo impegnativo, però mi viene da dire, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di qualche energia un po', diciamo, soffocante. Molte volte fa riferimento ai condizionamenti mentali, molte volte fa riferimento a... In realtà, quando è in luce, la carta del diavolo è una carta di presa di potere personale, a livello di controllo della propria mente. Però, ecco, andiamo a vedere meglio con i tarocchi di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un altro video che spiega come unire diversi oroscopi. Ok, allora, wow, wow. Abbiamo un 6 di bastoni, un 3 di pentacoli, una regina di coppe, un fante di spade, un 2 di coppe, un 10 di coppe, un 2 di spade e dulcis in fundo un 5 di pentacoli al contrario e una regina di pentacoli al contrario. Ragazzi, qui si parte da un momento di celebrazione. Il 6 di spade è una carta che parla di vittoria. Credo che per qualcuno sia appena partito un progetto, magari di tipo familiare, perché comunque quando c'è un 3 di pentacoli si parla sempre di un progetto inerente a qualche questione pratica, quindi potrebbe essere un'azienda magari nuova, un progetto, un prodotto nuovo, piuttosto che anche alla ristrutturazione della casa, magari per qualcuno, è qualche cosa a cui si sta lavorando. La regina di coppe, allora, o potrebbe essere la vostra energia, se così fosse, è come se probabilmente anche con l'influenza di questo diavolo foste un po' troppo presi da questi alti bassi emotivi. Se fosse una persona in concreto per voi, può fare riferimento a una madre e quindi al fatto che ci sia o questa collaborazione con la mamma o si vorrebbe magari l'approvazione della propria madre. Sta di fatto che col fante di spade qui si parla di incrementare quello che è, se vogliamo, il controllo, senza farlo diventare ossessivo con il diavolo, perché comunque queste due carte insieme sono un po' forti a livello di... È come se ci fosse una energia che vuole assolutamente che le cose vadano in quel senso lì e forza la persona o quello che sono le decisioni in modo che si vada verso quella direzione lì. In realtà abbiamo poi un bel 2 di coppe che mi parla di un accordo, quindi qualcuno scende a compromessi o perché no, se la regina di coppe rappresentasse una persona che appunto per voi ha un'importanza notevole, magari con la quale appunto si vuole costruire questo progetto, ragazzi, nella seconda parte del periodo, quindi verso la seconda metà verso la metà di dicembre, c'è quest'unione, c'è questo compimento, c'è un bellissimo 10 di coppe. 10 di coppe è la carta della famiglia felice fondamentalmente, la famiglia completa mi viene da dire. Mm? Abbiamo poi però un 2 di spade, nel senso che queste tre carte mi danno come l'impressione che in realtà,
questa situazione sia un po', ehm, diciamo, ricopra di più il punto di vista emotivo che non pratico. Perché poi in realtà queste due carte, che sono di denari, che riguardano la fisicità delle questioni, sono girate al contrario. Quindi è un po' come se foste in una sorta di bivio con questo due di spade, perché da un lato c'è tutto quello che potrebbe essere la parte emotiva, ma dall'altro manca tutto quello che è la parte pratica. Mm? Andiamo a vedere per i single, questa era diciamo la prima parte in generale, adesso guardo per i single, poi dopo per le persone che sono in una relazione. Scrivetemi come vi risuona perché ho delle energie un po' contrastanti, perché qui abbiamo la vittoria, qui abbiamo il bivio e la perdita. E con questo diavolo e questo fante di spade può sempre far riferimento appunto a qualcuno che tende un po' a forzare le cose. Andiamo avanti, veniamo con i singoli. Io intanto vi ricordo, o se non lo sapete vi dico, che ho già pubblicato tutti e quattro gli oroscopi del 2023. Se li volete ascoltare sono nelle playlist del canale e c'è anche l'oroscopo dell'autunno ancora. Allora, partiamo con un cavaliere di coppe, un re di spade, il mago, abbiamo la sacerdotessa, la carta della morte, quindi tre arcani maggiori in fila. Abbiamo la regina di spade, re e regina di spade. Andiamo a vedere che altro è la carta dell'imperatore. Abbiamo tanti arcani maggiori, devo dire. Allora, qui ehm, diciamo che il festeggiamento di cui parlavo prima con questo 6 di bastoni lo rivedo in questo cavaliere di coppa. Probabilmente qualcuno vi ha fatto un'offerta, si è proposto, vi ha dato a intendere che ci potrebbe essere un progetto, un qualche tipo di collaborazione. Il re di spade è una persona che normalmente è molto abile a pianificare, è molto abile a comandare proprio, a controllare anche. Fate attenzione perché con il fante di spade, il diavolo e il re di spade potrebbe essere qualcuno che tenta di, ma c'è anche il mago, che tenta di manipolarvi, in modo carino direi, ok? Nel senso che non è che lo faccia magari con un'intenzione malvagia, però è probabilmente l'attitudine di questa persona. Anche qui, essendo un re, potrebbe rappresentare eh, una figura di riferimento che non necessariamente deve essere il partner o la partner o questa persona nuova che potenzialmente potrebbe diventare partner, ok? È un'energia molto fredda. Può anche essere che sia la vostra, nel senso che lo sento poco perché abbiamo le due figure, quindi secondo me si tratta di due persone che si sono conosciute o di qualcuno che è venuto a farvi una proposta, perché qui abbiamo anche un due di coppe. Però qui, ripeto, c'è qualche cosa, qualche tipo di atteggiamento da lasciare indietro. Il mago mi fa pensare a qualcuno che stia appunto iniziando a intravedere un possibile inizio, che stia iniziando magari anche a fare lavori di manifestazione perché si manifesti appunto, scusate il gioco di parole, questa nuova relazione. Però c'è la sacerdotessa che un po' vi dice, ok, date un attimo retta al vostro intuito, cercate di ascoltare il vostro intuito e lasciate da parte con questa morte certi tipi di attitudini, comportamenti, forme pensiero che non vi fanno star bene, perché poi in realtà la regina di spade è al contrario, mi parla di confusione mentale. C'è una sorta di stabilità, una sorta di sicurezza con questo imperatore, e la posso rivedere in questo 2 di coppe, in questo 10 di coppe. O, visto che è cascato comunque sotto il 2 di spade, può fare riferimento a una vostra presa di posizione. Ho come l'impressione che qualcuno stia tentando di stringervi e che qui ci sia bisogno di scendere ad accordi, di mettere giù, cioè di tagliare con certi tipi di atteggiamenti, bisogna scendere a patti, bisogna ricalibrare le cose. Quello che vi confonde è che da un lato credo vi sentiate comunque appagati, ricordo che si iniziava la prima linea con un 6 di bastoni, quindi in un certo senso una sensazione di vittoria ce l'avrete, però ecco, qualcosa ancora manca perché ci sia veramente una reale situazione di soddisfazione personale, nonostante le cose stiano prendendo una certa concretezza, ok?
Se non avete proprio nessuno, può essere che arrivi appunto questo re di spade, che sia una persona nuova che voi andrete a conoscere. Datemi un'altra carta per questa morte. Perché ho come la sensazione che qui, ecco, infatti, ci sia un prima e un dopo, un prima e un dopo, come se qui ci fosse una sorta di taglio con quello che è il passato per riprendersi un po'. Tre figure femminili sono tutte al contrario. C'è bisogno di riprendersi un po' il potere personale. Mm. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere che tipo di sviluppo energetico ci sarà nei prossimi giorni. La giustizia è il contrario, un'altra volta il fante di spade, la regina di bastoni al contrario, regina sotto regina, cavaliere di pentacoli al contrario, abbiamo un 3 di bastoni. Interessante perché abbiamo un 3 di pentacoli e un 3 di bastoni, che sono due carte che parlano comunque di progetti. Il carro e il 9 di pentacoli al contrario. Allora, il 9 di pentacoli al contrario lo sento legato a queste altre due carte di pentacoli al contrario, ma andiamo con ordine. Allora, qui abbiamo la carta della giustizia al contrario, il fante di spade, che è l'energia che si ripete. La giustizia al contrario mi parla o di qualche tipo di ingiustizia che c'è stata, la sento come una contraffazione. E il fante di spade è qualcuno che tendenzialmente vuole andare a fondo delle cose, è una di quelle energie molto idealiste, ma alla fine con scarso senso pratico, e avendo anche la regina di bastoni qui al contrario, ho come questa sensazione, è vero, un'altra figura femminile al contrario, bastoni, l'imperatrice, spade e denari, l'unica che avete dritta è quella di coppe. Ho come l'idea che per quello che riguarda la vostra parte femminile, uomini o donne che siate, quello che vi muove in questa situazione è più l'emozione che non la razione. Il vostro sentirvi padroni di voi stessi e del vostro potere personale. Tenete presente che la parte femminile è sempre quella un po' più ricettiva, un po' più accogliente, diciamo statica, mentre la parte maschile, yang, è quella un po' più di azione. Però ho come la sensazione che qui qualcuno vi stia un po' torpando le ali, tappando le ali, non so come si dice, che non vi permetta di esprimervi come voi volete. In effetti abbiamo anche questo cavaliere di pentacoli al contrario, mi indica che l'energia qui è proprio ferma. Il 3 di bastoni invece mi dice che c'è nella seconda parte di dicembre questa prospettiva di andare avanti, di fare un passo, di fare un movimento con il carro, magari per qualcuno si organizzerà un viaggio. Datemi un'altra carta per questa giustizia. 8 di spade. Sì, allora, credo che qui sia, visto che comunque la carta principale è il diavolo, sia più una questione mentale qui, no? Soprattutto per quest'ultima linea, quindi per chi ha una relazione. L'otto di spade, quando capita, diciamo, a me fa sempre venire in mente che ci sia, perché anche qui nelle linee generali c'era un 2 di spade, qualche cosa che non vedete o che non volete vedere. Parla di sensi di colpa, parla di qualcuno che è molto pessimista nei confronti della vita, e io credo che qualcuno sia convinto di aver ricevuto un'ingiustizia, indipendentemente dal fatto che sia reale o no, però
il proprio punto di vista è quello. E con il fante di spade è come se ci fosse una sorta di sfiducia nei confronti o di se stessi o di qualcun altro. Può essere nei confronti di questa regina di bastoni, eh, o verso questo cavaliere di pentacoli. Adesso dipende un attimino da quale figura risuona con voi, insomma. Ehm, Ripeto, è una questione di condizionamento mentale, perché se poi guardiamo la seconda parte della lettura, c'è un movimento, c'è uno spostamento, C'è anche una questione che però riguarda le dipendenze, perché quando 9 di pentacoli è al contrario una sorta di o carenza economica che rende indipendenti le persone, o è proprio una sorta di dipendenza da qualche cosa di fisico. E c'è il diavolo, quindi per qualcuno si può trattare veramente di qualche dipendenza ehm, o affettiva o magari a qualche cibo, perché qui abbiamo a qualche medicinale, mi dicono. Qui ho le carte che rappresentano, diciamo, la materia e il fisico che sono girate al contrario, quindi è come se ci fosse una sorta di carenza in questa situazione, diciamo così, che può anche essere una carenza dal punto di vista nutritivo, nel senso che quando c'è una dipendenza si mangia un determinato cibo, poi adesso ho preso il cibo, però ci sono tanti altri tipi di dipendenze. E magari poi il corpo ha delle carenze a livello di vitamine, a livello di altre cose che servono all'organismo per funzionare bene. Ecco, mi sento di dire forse di curare un po' di più l'alimentazione in questo periodo. Va bene, andiamo a vedere un ultimo consiglio da parte delle fatine, perché comunque il carro parla di movimento, di spostamento, cambio, scelta, anche se appunto con questo 9 di pentacoli può non essere semplice, mi viene da dire. Quiete. Guardate, questa carta a me piace molto perché io la sento un po' come se fosse un nessuno vi può rubare i vostri sogni. Quando siete nella pace interna, quando siete dentro di voi, nel vostro mondo, potete raggiungere quello stato di quiete anche semplicemente sognando anche a occhi aperti, intendo. Va bene, amici del Toro, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la stesa. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me. Se volete supportare il canale potete sempre condividere, potete iscrivervi, potete commentare, ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!